Buongiorno Stefania e buonasera Silvia, ben collegati anche oggi a Muoviamo le Acque. Oggi abbiamo un'altra donna sarda come ospite alla conquista dell'Australia. Il suo nome è Silvia Azzori e lei è un educational leader in una scuola primaria a Sydney. Ciao Silvia! Ciao Mauri, ciao Steffi, Buongiorno grazie Silvia, per grazie a avermi qui te. oggi. Grazie per aver accettato l'invito e far parte delle retrovie di Muoviamo le Acque, perché tu sei sempre stata una sostenitrice di Muoviamo le Acque anche prima di essere stata invitata e quindi ti ringraziamo per tutto quello che stai facendo per Muoviamo le Acque. Quindi iniziamo a scaldare i motori, magari ci dai una piccola presentazione, Silvia. Allora, ciao innanzitutto a tutti, io sono Silvia, vengo da un piccolo paese della Sardegna vicino Maurizio e Stefania, quindi anche oggi si gioca in casa, e vivo a Sydney da ormai 6 anni. Come ha detto Maurizio, lavoro in una scuola primaria come educational leader, che sarebbe il leader educazionale all'interno di una scuola, e mi occupo principalmente di sviluppare programmi educativi per bambini nell'età primaria, quindi dai 5 ai 12 anni, all'interno di un prima e dopo scuola. Ottimo, fantastico. Io mi intrometto subito perché l'argomento mi tocca da vicino, visto che anch'io sto seguendo diversi progetti di educazione ambientale da tempo e perciò mi piace l'idea di poterti chiedere, raccontaci che cosa fai di preciso e come stai portando la tematica della sostenibilità in questo ambito. Allora, di preciso, come ho appena detto, mi occupo di sviluppare programmi educativi all'interno del centro e gestisco un piccolo team di educatori, 10 di preciso. Quando ho intrapreso questa carriera mi sono subito resa conto che comunque la mia posizione all'interno del centro e il mio ruolo aveva un'influenza abbastanza forte, quindi quello che io potevo mettere nel programma era quello che andavo ad insegnare ai bambini. E quindi ho pensato che volevo fare la differenza e nel mondo in cui viviamo, con tutti i problemi dell'ambiente che abbiamo, ho pensato che rendere i bambini partecipi di questi problemi e quindi consapevoli di quali sono i problemi che noi stiamo vivendo poteva avere un grosso effetto nel modo in cui loro potevano cambiare la loro visione e comunque agire e aiutare nel loro mondo. E quindi mi occupo principalmente di creare esperienze per bambini che si basano sul gioco, quindi tutti i programmi che noi deliveriamo al centro non sono programmi accademici, ma sono tutti basati sul gioco, e quindi ogni esperienza è per il bambino un motivo per imparare, divertirsi e sviluppare la sua creatività. Torno indietro un po' nella mia presentazione. Io vengo da un background in arte, quindi ho studiato design e ho una grande passione per l'arte, quindi penso che allo stesso modo come rispettare l'ambiente e essere consapevoli di quello che succede nel mondo, sia molto importante per i bambini sviluppare la loro creatività, che poi gli servirà nel mondo per avere una visione aperta, avere nella loro mente quello che vogliono fare, quello come vedono il mondo, come lo vogliono cambiare e che cosa vogliono fare e come vogliono agire. Quindi mi occupo principalmente di creare dei programmi che vengono adattati prima della scuola e dopo la scuola. Quindi quelli che riguardano prima della scuola, siamo una piccola famiglia, quindi i bambini arrivano, fanno colazione, si preparano, possono giocare, abbiamo gli educatori, si segue un po' il programma, però lo shift di mattina sono molto corti, sono all'incirca 2 ore e poi vanno a scuola. Però in queste 2 ore loro hanno possibilità di imparare un sacco di cose, quindi si preparano la loro colazione, quindi già a partire da lì
quello che tu servi a colazione, da dove arrivano le cose che compri, che cosa si prepara per l'afternoon tea, renderli partecipi nelle attività di cooking. Tu organizzi Quindi, anche questo, Silvia? sì, io organizzo anche il menù che noi mandiamo il pomeriggio e la Wow, mattina. wow. Fantastica questa cosa. E la prima cosa che io ho notato quando ho iniziato a lavorare in questa scuola come educatrice è che non si era per niente attenti all'ambiente. Si sprecavano tantissime cose. Ci fai qualche esempio, Silvia, per Qualsiasi favore? risorsa, quindi a partire dalle non avere il recycling bin, quindi nessuno sapeva dove mettere la plastica o il compost o le cose che non si possono riciclare, quanta carta utilizzare, quindi giusto carta messa là bianca, i bambini potevano utilizzare di tutto, pile e pile di carta, oppure tutte le attività di art and craft dove si utilizzano tantissimi piccoli oggetti di plastica che non verranno mai riciclati, verranno utilizzati in quel momento dal bambino per creare qualcosa che è nel programma, poi magari lo porta a casa e poi verrà subito buttato nella mondezza e lì rimarrà perché è fatto di plastica. Quindi in qualsiasi attività che noi svolgiamo utilizziamo materiali che possono essere prima di tutto riciclati se si tratta di plastica, ma cerchiamo sempre di eliminare la plastica, quindi non utilizzarla. Per quanto riguarda la plastica, lavoro molto con i miei educatori, perché in primis tu devi far capire loro come vuoi lavorare e qual è il focus. Quindi per ogni term, che sarebbe ogni trimestre a scuola, abbiamo un programma di 10 settimane e noi decidiamo 3 goal principali. Uno dei goal che è quasi sempre costante per noi è il delivering, scusa adesso non mi viene il nome, mandare programmi, mandare programmi educativi che si occupano di sviluppare consapevolezza delle problematiche attuali e che riescono a far capire al bambino come agire per migliorare. Quindi, per farvi un esempio, nell'ultimo term stavamo implementando queste pratiche sostenibili e abbiamo avuto 2 progetti principali che erano la creazione del compost. Quindi abbiamo il nostro compost bin, abbiamo il nostro bin verde con tutte le etichette di che cosa ci si mette dentro, che cosa non ci si mette dentro, quindi i bambini partecipano a questo, gli educatori quando preparano l'afternoon tea buttano tutti i residui là dentro e poi con i bambini alla fine del pomeriggio si va tutti insieme a svuotare il compost e la seconda attività è muovere il compost, aggiungere la carta e poi abbiamo il nostro piccolo giardino, quindi utilizziamo il compost nel giardino. E poi abbiamo la worm farm, che in italiano sarebbe la piccola fattoria di vermi, sì. E noi facciamo il worm tea, che è questo liquido che sarebbe un ottimo fertilizzante per tutte le piante. E quindi poi tutte le attività vengono da sé, perché i bambini partecipano a tutto questo processo e tu li rendi consapevoli di che cosa stai creando e quindi poi ricicliamo le bottiglie, si mette dentro il worm tea, disegniamo le etichette e i bambini promuovono il worm tea a tutte le famiglie mentre vengono a prendere i bambini che lo possono portare a casa, che è gratis, con il libretto delle istruzioni su come utilizzarlo. E quindi così si crea un sacco di consapevolezza, una piccola community perché i genitori apprezzano quello che fai, i bambini sono contenti di venire al centro, raccontano tutto quello che fanno e quindi... Grandissima. Silvia, io ho vorrei sottolineare un po' di cose che hai detto perché secondo me sono veramente tanto importanti. Quindi quando tu sei arrivata nella scuola non c'erano questi programmi o c'era già un programma del genere? C'era un programma, si seguiva un programma abbastanza vago, ma non faceva di certo attenzione a delle pratiche sostenibili e a me questo un po' mi ha spiazzato perché per me comunque venire da un piccolo paese, dalla Sardegna, arrivare a Sydney e comunque vedere che l'Australia
lavora dietro al cittadino, ad informarlo e a fargli capire quali sono i problemi che stiamo vivendo, soprattutto nella zona dove vivo io, nelle Northern Beaches. C'è una grande comunità che lavora contro la plastica, cioè ogni domenica si va a fare la clean up al mare, Take Three for the Sea e tutte queste compagnie qua. Quindi io mi occupo anche di linkare, quindi collegare queste piccole realtà che ormai vabbè, sono anche abbastanza grandi nella comunità dove vivo e quindi creare un'esperienza per i bambini. Quindi oltre al prima e al dopo scuola mi occupo anche di creare dei programmi educativi durante le vacanze, che quelli sono più intensi perché lavori tutto il giorno con i bambini, quindi fai le escursioni o i workshop a scuola. E quindi nell'escursione, ad esempio, domani andiamo a Manly Surf and Slide, che è il water park, che piace a tutti i bambini, però perché non aggiungere qualcosa che possa aiutare anche l'ambiente? Quindi arriviamo lì al parco, abbiamo il nostro morning tea, siamo davanti alla spiaggia e facciamo 40 minuti di clean up. Ognuno di loro ha tutti i guanti, abbiamo i cestini, raccogliamo da plastica, si fanno le challenge, chi ne raccoglie di più, abbiamo i premi, chi è più green, chi è quello. E poi ho anche un sacco di bambini che sono talmente contenti, perché comunque il bambino in sé è una persona genuina, quindi tu non hai bisogno di spiegargli questo problema chissà come, gli fai 2 esempi e lui ha capito benissimo qual è il problema, quanto è grave e come lui può cambiare. E dopodiché, quindi significa che qualsiasi pezzettino di plastica che vola nel cortile, oh mio Dio, quello va a finire nell'oceano, dobbiamo raccoglierlo. E lì si organizzano tutte le piccole greffette di bambini che vanno dietro. Possiamo avere i guanti, possiamo fare la clean up oggi, senza doverci lavorare troppo. Oppure avere i ragazzi di Take Three for the Sea che vengono al centro e presentano il loro programma, fanno vedere quante cicche di sigaretta hanno raccolto in un'ora in spiaggia, il problema degli animali e la plastica. Un altro programma molto interessante che abbiamo fatto a scuola si chiamava The Plastic Boy ed era la storia di questo bambino di 12 anni che con sua mamma che faceva la filmmaker, quindi registrava dei film, avevano deciso di lavorare a questo progetto contro la plastica e quindi creare consapevolezza nelle scuole e avevano creato questo video che lo presentavano nelle scuole e andavano con il bambino in prima persona che diceva perché aveva deciso di fare questa cosa, quanto il problema della plastica lo preoccupasse, quanto il futuro era diverso se continuavamo ad utilizzare la plastica e che cosa si poteva fare per cambiare questo. E questo è stato veramente molto molto interessante, ha avuto un effetto molto forte nei bambini perché era un bambino che presentava un progetto grandissimo e quindi li ha ispirati tutti, come a dire oh cavolo, anche noi possiamo fare un sacco di cose allora, anziché solo raccogliere 2 pezzettini di plastica. E l'hai vista la reazione degli altri bambini? Sì. Sì, cioè sì, era sì. una cosa che non puoi negare, cioè nel senso è qualcosa di veramente tangibile. È servito tantissimo, sì. Okay. E questo workshop lo abbiamo avuto almeno 2 anni fa, quindi era proprio all'inizio. Okay. E quindi sì, ora lo vedo, ho dei bambini che proprio ti dicono, gli chiedi, oh, che attività volete fare? Perché io lavoro molto con loro, cioè per un rapporto di collaborazione, quindi io chiedo sempre che cosa vogliono fare, quali sono i temi che vogliono esplorare e loro mi dicono, adesso è estate, potremo fare la guerra con i palloncini. E l'altro bambino, no, ma i palloncini non li possiamo utilizzare perché noi a usci i palloncini non li utilizziamo perché sono di plastica, non vengono riciclati. Grande. E l'altro bambino dice, ma perché non proviamo a cercare se troviamo dei palloncini biodegradabili? E quindi già entrano in quel concetto. Oppure utilizzare la carta. Noi utilizziamo solo carta riciclata, quindi tutto quello che esce dall'ufficio, dall'altra parte viene utilizzato dal bambino per creare i disegni o fare gli origami o gli aeroplani, qualsiasi cosa loro vogliono fare. E all'inizio questo era un problema per loro, perché loro volevano un foglio bianco, sempre.
qualsiasi cosa dovevano fare. Quindi tu gli chiedi ma che cosa devi fare? Lo puoi utilizzare dall'altra parte, ma no, ma io lo voglio bianco. Ma perché? Guarda che fa la stessa identica cosa. Ora non si rendono nemmeno conto che c'hanno quelli, entrano in un ufficio e mi dicono abbiamo finito la scrap paper, per favore posso averne altra? Quindi prendono la file là, la mettono dall'altra parte. Questo è una parte molto interessante, sì. Infatti stavo cercando di capire se tu hai integrato tutto questo. Intanto complimenti perché ti sei messa in mezzo a un processo e hai aggiunto e cambiato un sistema. Tante persone quando sentono queste storie dicono vabbè, allora lei è arrivata, ha cambiato tutto, eccetera. Però nei dettagli, se andiamo ad analizzare la situazione, quanto ci è voluto a far, per esempio, integrare i bambini con questi discorsi? Hai avuto ostacoli esterni? Come i collaboratori hanno reagito ai cambiamenti che stavi apportando o le famiglie? Ok, i bambini hanno reagito molto in fretta, nel senso, puoi ancora trovare quello che dice, gira un po' gli occhi e dice la plastica, ho capito, questa plastica non possiamo utilizzare, vabbè. Però la maggior parte di loro sono tutti nello stesso cerchio, cioè sono ormai entrati nella routine dove noi non sprechiamo niente, tutto viene riutilizzato. Cioè la maggior parte, tutte le attività di art and craft che noi sviluppiamo sul programma non includono cose di plastica, quindi tutti quei beads, sai, le collaline, tutte quelle cose sono tutti elementi naturali. Però io quando sono entrata a lavorare in questo centro avevo una craft room piena di cose, strapiena di cose che qualcuno aveva comprato e continuava a comprare ed accumulare là dentro. Quindi io ho iniziato ad eliminare tutta questa cosa. Penso che per i bambini il dramma più grande è i brillantini. È vero. Quando tu gli Come spieghi brillantini? perché i brillantini sono fatti di plastica e inquinano tantissimo. Ma i Quindi brillantini per le signorine? No, i glitters per fare i craft. Ah, ok. Pensavo quelli Questo messi in è un faccia. grandissimo trauma per loro, perché comunque vorrebbero Le cose fare tutto con i luccicose. brillantini e quindi dobbiamo cercare un altro modo per far luccicare le cose, quindi compriamo gli Uniposca. Avete provate a fare un brainstorming con loro per trovare soluzioni? Sì, in alcune attività sì. Da poco la mia collega ha sviluppato un'attività che si chiamava Egg Drop Challenge e quindi praticamente si utilizzavano le uova e loro ti abbiamo detto che l'attività si chiamava così e loro dovevano dirci che tipo di materiali volevano utilizzare per organizzare questa attività. E quindi lì hanno iniziato, volevano i fiocchetti di cotone, volevano i paddle pop stick. Con i paddle pop stick costruiamo di tutto e sono praticamente le stecchette del gelato, però le compri in pacchi, quindi sono di legno e si possono utilizzare sino all'infinito. Quindi quello, masking tape, quindi lo scotch di carta, con quello costruiscono di tutto. E quindi quella volta hanno deciso di utilizzare quelli lì, il cotone, riciclare delle buste di plastica così potevano costruire il paracadute, i fili e materiali, cerco sempre di comprare qualcosa di organico anziché plastica e quindi o sono riciclati, li troviamo nei pacchetti, nelle cose, quindi li stacchiamo, li riutilizziamo, oppure comunque sono di raffia. Oppure, che ne so, fammi venire in mente un'altra attività. In quel caso lì avevamo fatto proprio un brainstorming e quindi loro lì, qualcuno ha detto i palloncini e loro di nuovo no, ma i palloncini no, perché non utilizziamo questo, le cup, tutti i bicchieri, utilizziamo bicchieri di plastica, bicchieri di carta, piatti di carta, le tovagliette di carta e con quello le utilizziamo in milioni di modi, puoi fare tantissime attività. Sì, adesso veramente io mi perderei ad ascoltarti per tutte le idee che sono venute fuori, però voglio portare l'accento su quello che sei riuscita a fare tu, un po' come ha detto Maurizio, perché a me sono rimasti molto impressa i termini consapevolezza,
che in te ha portato una responsabilità nei confronti dell'ambiente, e tu questa cosa sei riuscita a trasferirla in un contesto comunque educativo molto organizzato. Hai fatto la differenza e quello che volevo appunto, il messaggio che volevo chiederti di lasciare adesso, portandoci alla conclusione di questa bellissima chiacchierata, sarebbe stato molto più semplice adottare i programmi che ti fornivano, no? Senza doverci mettere del tuo. Tu hai fatto un grande lavoro per anche rispettare, secondo me, la tua visione e i tuoi valori. E perciò ti volevo chiedere che cosa consigli e che suggerimenti puoi dare per fare in modo che le persone che sentono questa responsabilità e che hanno questa consapevolezza si possano impegnare come hai fatto tu. Non mollare. Se tu credi in qualcosa, condividilo con gli altri. Troverai di sicuro qualcuno che la pensa come te. Magari è lazy, è pigro, non ha voglia di impegnarsi troppo, ma piano piano ti segue. E poi se tu, nel mio caso, io ho avuto la grande fortuna e l'opportunità di di partire come educatrice e poi essere promossa come educational leader, e quindi avere in mano la responsabilità di decidere che cosa fare nel programma, e quindi ormai decido io in quale via si va e gli altri mi seguono dietro. Poi se tu non rispetti quello che io voglio fare, se non stai tra le due bandiere, prima o poi andrai fuori. E quindi anche gli educatori, però comunque il mio team di educatori sono persone molto giovani, quindi sono consapevoli di questi problemi e non le possono negare. Cioè, quando tu gli spieghi che comunque loro hanno un ruolo importantissimo, che qualsiasi cosa loro dicono viene seguita come esempio per i bambini, e noi che lavoriamo all'interno del prima e dopo scuola passiamo tantissime ore con i bambini e abbiamo davvero una responsabilità molto grande, perché a parte il fatto che tu puoi aiutarli in qualsiasi modo, puoi davvero guidarli e quindi fargli capire che cosa loro possono fare. E come dicevo a te, Stefi, l'altro giorno, lo sappiamo tutti che i bambini sono i ragazzi del futuro, quindi se noi non rendiamo loro consapevoli di quello che sta succedendo e di come loro possono cambiare e vivere questa vita, siamo a un punto di non ritorno. E quindi è importantissimo, e quindi si lavora un sacco se se qualcuno si vuole davvero avere un focus sulle tematiche della sostenibilità, penso che si debba partire dalla plastica. Tutti devono sapere qual è il nostro grande problema, e il problema è la plastica. La plastica viene prodotta e rimane nella terra per tantissimi anni, e soprattutto quella plastica che tu usi per 2 minuti e poi la butti, come può essere il piatto di plastica, il bicchiere di plastica o i giochini di plastica. Noi al centro non abbiamo giochini di plastica, non ce li abbiamo più, abbiamo tutto di legno, e quando si rompe si aggiusta. Delle scelte comunque importanti e che fanno la differenza, perché io penso che questo modello sia veramente quello funzionale e importantissimo in questo momento da diffondere e da condividere. Io veramente sono orgogliosa, perché comunque una ragazza giovane che è partita dalla Sardegna e che è riuscita a mantenere queste idee e a fare la differenza mi rende veramente orgogliosa e onorata di aver condiviso questa chiacchierata. E niente, Mauri. Soprattutto un esempio, aggiungo Ste, un esempio perché ci sono tante persone che pensano che per fare la differenza, che si trovano a non fare niente perché per fare la differenza bisogna aspettare che qualcun altro, un ente esterno la faccia. E invece Silvia, con questo racconto, con la sua esperienza di vita, ha dimostrato che non è così, che in qualsiasi ruolo ti trovi puoi fare la differenza se lo vuoi. E quindi anche io sono veramente orgoglioso, Silvia, di quello che hai fatto, di quello che stai facendo, e di rappresentare un po' tutti noi come italiani, come sardi, in giro per il mondo. Quindi grazie mille, Silvia.
Grazie a voi, veramente. grazie mille per avermi invitato, grazie mille per rendermi partecipe del vostro progetto, che è bellissimo, che anche il vostro progetto crea un sacco di consapevolezza, è un condividere informazione, far girare le persone nel mondo, far vedere un po' che cosa succede qui, che cosa succede là, che cosa si può fare, è tutto un ispirare, c'è molta ispirazione in questo progetto e si sente. Grazie di cuore. Grazie veramente. mille. Grazie a voi, ragazzi. Alla prossima. Buon lavoro e buon tutto. Grazie ragazzi, grazie Ciao, un Silvia. abbraccio. A te.